E così avete preso un iPhone 12 o 13 Pro Max, perché sapete che con il Cinematic Mode e il video in 4:2 potete registrare un film con la stessa tecnologia che si usa per il cinema. Oppure volete godervi sull'enorme schermo le review del vostro YouTuber preferito? Ma se poi lo stabilizzatore non ce la fa? Perché con uno smartphone grande servono motori molto potenti. Ed ecco come vi realizzo questo test. Ho preso 10 contrappesi da gimbal e li ho montati su tutti gli stabilizzatori mettendo sotto stress i loro motori. Poi nella seconda parte ho testato su quali gimbal si riesce a montare lo smartphone grande, anche con il suo case, per arrivare ad annunciare quali sono i migliori stabilizzatori per smartphone grandi. E cominciamo con il primo, che nella nostra prova di potenza dei motori si è classificato al 12° posto. Ohem D1 è uno stabilizzatore molto interessante per via della sua forma. È l'unico infatti che una volta chiuso non espone spigoli vivi, quindi è molto comodo da mettere via in borsa, borsello. Peccato che mostri una tendenza alle vibrazioni già quasi senza pesi, cioè quasi senza pesi, poi un peso inizia subito a vibrare. Poi stabilizza, per carità, però ovviamente se io stessi registrando avrei rovinato il video. Ho provato ad aggiungere un altro peso, ma già con 2 contrappesi ha perso l'orizzonte. Vedete nel dettaglio che continua a vibrare. A quel punto mi sono arreso e ho tolto il secondo peso, sperando che almeno con un contrappeso i motori ce la facessero, ma niente da fare, è proprio il peggiore. Passiamo al prossimo stabilizzatore, Oshuan Smart XR, che è uno stabilizzatore innovativo perché permette il face tracking anche attraverso Filmic Pro o altre app. Oshuan Smart XR è l'unico stabilizzatore per cui attivate il face tracking e poi uscite dalla sua app e il face tracking viene mantenuto, quindi avevo grandi speranze, subito deluso, niente da fare, anche qua con 2 pesi già vibra. Provo comunque ad aggiungerne per vedere se magari è solo una questione di risonanze, magari di settaggi, ma niente, le vibrazioni più forti mi fanno capire che i motori non sono fatti per reggere degli smartphone grandi. La cosa un po' strana è che comunque provando a muovere lo smartphone non vibra più. Per questo motivo mi sono convinto a provare a togliere un peso, vedere come andava e poi aggiungerne altri 2, quindi arrivare a 4 contrappesi, ma niente, ha proprio dimostrato di essere alla corda. Oshuan Smart XR, 1-2 pesi, ma insomma vibrazioni importanti. Passiamo al prossimo stabilizzatore, Ohem iSteady V2, che è forse il miglior rapporto qualità-prezzo per uno stabilizzatore piccolo tascabile e soprattutto anche lui face tracking, innovativo. Ohem iSteady V2 è molto interessante perché ha questo face tracking tramite la sua microcamerina e quindi non dovete utilizzare nessuna app che di solito sono inferiori, per esempio a Filmic Pro. Il face tracking funziona abbastanza bene, peccato che non funzioni tanto bene la camerina, nel senso che oltre i 3 metri evidentemente non ha una risoluzione sufficiente e anche in low light fa un po' fatica. Però insomma a me piace molto, quindi ero molto fiducioso che reggesse anche un buon carico, quindi che fosse uno stabilizzatore buono per smartphone grandi, quindi con dei motori potenti. Ce la faccio. C'è. Superato con successo il test dei 2 contrappesi, ho aggiunto il terzo, ma la spia del sovraccarico mi ha fatto capire che insomma non era molto contento. Ce l'ha.
fine a 2. Ho provato anche qua a dargli una seconda chance, strano, non si è più accesa la spia e mentre stabilizzava no, si è riaccesa, quindi ha mostrato un comportamento costante, cioè i 3 contrappesi sono troppi per lui. Quindi MySteady V2 massimo 2 contrappesi. Passiamo al prossimo, anche lui molto innovativo, un po' datato ma veramente geniale. Forse il miglior stabilizzatore da cinema. Movies Refly Cinema Robot infatti ha delle funzioni veramente che nessun altro ha e subito però mi delude perché vibra quasi senza nessun contrappeso. Caratteristica che continuerà a mostrare per il resto della prova, ma io gli do fiducia e anche qua lo carico, inizio a caricarlo. Con un peso non succede nulla, quindi ne aggiungo un altro fiducioso, ma niente, la vibrazione torna. Ancora una volta gli do fiducia, quindi aggiungo fino a 4 contrappesi. Vibra un pochino, però stabilizza, ragazzi, quindi appunto malgrado l'età questo Cinema Robot è veramente un prodotto che era stato concepito molto bene e quindi vado oltre il limite, anche se lui inizia a lamentarsi perché vibra. Gli aggiungo un altro peso e mi muore subito, mi fa capire che non ce la può fare. No. E la cosa un po' particolare è che è rimasto storto e questa non è una cosa molto bella perché poi dovrete correggere l'asse di roll tramite la sua app oppure spegnere e riaccendere e sperare che si resetti. Comunque questo aspetto non particolarmente positivo. Positivo invece il fatto che continui comunque a stabilizzare. Iniziamo a spostarci verso la parte della classifica in cui gli stabilizzatori hanno fatto un buon lavoro con il Moza Mini MX. Moza Mini MX di particolarità positiva ha la clamp di aggancio del telefono molto grande, furba, cioè potete metterci davvero dei telefoni con un case anche abbastanza grande. E quindi io ho pensato, siccome sarà stato concepito appunto per dei telefoni piuttosto grandi e quindi reggerà anche un peso sbilanciato di un certo valore. Fino a 3 contrappesi, tutto bene, no vibrations, e quindi siccome è una prima per me di questo test, il primo che riesce a fare così bene, ero molto contento. Ho aggiunto un quarto peso, ero ancora più contento e niente, invece dopo un po' è morto. Tolto però il quarto contrappeso, mi ha confermato di riuscire a gestire abbastanza bene i 3 pesi, quindi un comportamento stabile e affidabile per Moza Mini MX. Ma passiamo al prossimo stabilizzatore, il Sirui Switch X, molto interessante con 3 piedi integrati. Sirui Switch è uno stabilizzatore molto pratico perché è molto facile da ripiegare su se stesso, molto veloce, il più veloce. Guardate la prova che avevo fatto dimostrando come si chiude velocemente e con il treppiede integrato. Ha solo 2 assi, attenzione. Avendo degli aspetti pratici così ben congeniali e mancando il terzo asse di stabilizzazione, speravo che gestisse bene anche un carico importante, perché la mancanza del terzo asse in effetti aiuta a stabilizzare degli smartphone che pesano tanto o sono sbilanciati.
tutto bene fino al terzo contrappeso, ma al quarto contrappeso niente, è morto miseramente. Torno con 3 contrappesi e comunque si comporta bene, devo dire, un po' lento perché si sente che i motori stanno facendo fatica, però un comportamento affidabile che è quello che ci interessa quando registriamo, no? Ma adesso passiamo a verificare uno stabilizzatore con ben altro prezzo, perché costa più del triplo, e con pretese molto più importanti, il DJI Osmo Mobile 5. Ah. E uno. DJI ha aggiunto al suo nuovo stabilizzatore tutti gli aspetti più cool e cercati dagli youtuber e creator in quest'ultimo anno. Un selfie stick allungabile, un braccio con un angolo particolare per poter registrare anche con lenti grandangolo, Protesti. ovviamente pieghevole, molto più leggero di DJI Osmo Mobile 4 e sarà anche più potente? Cioè sarà almeno anche potente? Cominciamo la nostra prova. 1, 2, 3 pesi, nessun problema, e allora mi lancio sul 4 pesi, che sembra all'inizio poter digerire abbastanza bene. Oh, vibrano. Non tanto. Questo è il primo stabilizzatore che regge anche i 4 pesi, quindi devo dire che l'asse non è perfettamente orizzontale. Inoltre nel passaggio da landscape a portrait mostra un po' tante vibrazioni. Ma comunque 4 pesi li ha retti, vediamo 5, perché comunque l'importante è che non ceda di schianto. Sono abbastanza speranzoso di poter aggiungere un altro peso e che insomma... Ed ecco i motori in seria difficoltà che vibrano, ondeggiano, lo potete notare dall'angolo in alto a destra da me iniziato. E niente, cede anche lui. Però insomma 5 contrappesi iniziano ad essere 11x5, 55 grammi di peso spostato sull'asse. E purtroppo anche lui però quando andiamo a togliere il sovraccarico, per carità restano comunque 4 pesi, però prima li gestiva e adesso non li gestisce più perché resta storto, quindi stessa osservazione che abbiamo fatto prima. Sì, Poi sembra potersi riprendere perché passa di nuovo da portrait a landscape, ma niente, troppe vibrazioni, quindi forse possiamo considerare il DJI Osmo Mobile 5 solo per uno sbilanciamento di 3 pesi, quindi 33 grammi. E allora passiamo al prossimo stabilizzatore, il Gimbal 2S. La scelta è economica, ma anche abbastanza potente, come vedremo. Comunque meglio di DJI Osmo Mobile 5. Attention. Noise. Magic. Ok. E va. Feiyutech Gimbal 2S è lo stabilizzatore economico, pratico, facile, ha tante caratteristiche positive, quindi ero abbastanza speranzoso anche rispetto alla potenza dei motori. Cazzo di merda. Lo so. E soprattutto si trova a meno di 60 euro, quindi è un best choice per il prezzo.
inizio ad aggiungere pesi 1, 2, 3, 4. Entusiasmato dal fatto che 4 contrappesi non lo hanno messo in difficoltà, aggiungo anche il quinto. Sembra all'inizio che quasi ce la fa, ma niente, poi cede. Vedere qua. Niente di che. E purtroppo un aspetto positivo è che dopo che cede con 5 pesi, quindi 55 grammi di sovraccarico sbilanciato, anche con un peso inferiore, poi 4 pesi, vibra. E quindi non mi viene neanche da considerarlo valido per uno sbilanciamento di 44 grammi. Ma passiamo al prossimo, ancora un DJI Osmo, il Mobile 4 che adesso in versione SE costa meno di 100 euro. È il più vecchio rispetto a DJI OM5, ma è anche più potente? Se è in questo punto in classifica, forse sì. E così è stabile. Ormai un classico, DJI Osmo Mobile 4 è intuitivo e facile da usare. Guardate la mia prova precedente, dopo l'ho dato ad una persona che non aveva mai utilizzato uno stabilizzatore e ha detto che è molto più facile di DJI Osmo Mobile 5. Andiamo a vedere quanto sono potenti i motori. Aggiungiamo via via da 1 a 2 a 3 a 4 pesi. E Attenzione, è ufficialmente il primo che regge bene 4 pesi, quindi possiamo aggiungerne un quinto. E a questo punto ne aggiungo un sesto, ma niente, muore, non ce la fa. E purtroppo, come abbiamo visto prima, anche da DJI Osmo Mobile 5, caratteristica comune è che tolto il sovraccarico, anche con un carico inferiore resta storto, quindi non ce la fa più. Probabilmente i motori sovraccaricati? E devo dire che DJI Osmo Mobile 4 per un po' mi ha stupito e ho sognato che potesse reggere 5 contrappesi, quindi uno sbilanciamento di 55 grammi. Ma poi mi sono arreso all'evidenza. Possiamo ora vedere uno stabilizzatore che probabilmente ha dei motori più potenti, perché malgrado il nome Mi non è tanto mini, e quindi le dimensioni contano. Moza Mini Mi è uno stabilizzatore particolare perché la regolazione della posizione dello smartphone si effettua da dietro. È uno stabilizzatore molto economico perché, se seguite ovviamente il mio canale Telegram di offerte e sconti particolari per tutto ciò che riguarda video e foto, microfoni, luci, lo trovate a meno di 60 euro. E siccome, come dicono in inglese, size does matter, forse lui ce la fa a reggere 6 pesi? Iniziamo. E cominciamo.
1, 2, 3, 4 non ha fatto una piega. E allora proviamo anche il quinto contrappeso. 55 grammi di sbilanciamento. Ragazzi, sembra che regga. Qua iniziamo ad avere dei motori belli potenti per reggere 55 grammi di sbilanciamento. Io esagero e aggiungo 66 grammi di contrappesi. E ovviamente non ce la fa. Però e anche qua, come abbiamo visto in DJI Osmo, una volta che ha fallito, anche togliendo un contrappeso, quindi riducendo il carico, lui non ce la fa. Probabilmente i motori sovraccarichi e caldi, che rendono molto di meno i motori elettrici quando sono caldi. Per carità, non è che cede completamente, ma comunque non è abbastanza affidabile da poterci fare una registrazione. E quindi anche lui viene certificato per sbilanciamenti di 44 grammi. Ma vediamo il prossimo stabilizzatore e vediamo se farà meglio. È un mini stabilizzatore che a me piace un sacco perché anche lui ha una caratteristica che nessun altro ha. Questo è un mini stabilizzatore veramente piccolo, forse ha la palma del più piccolo e compatto, anche se non si piega su se stesso, e se di concezione un po' datata, quindi in realtà molto solido e robusto, ma non è di plastica, quindi un pochino pesante. Però ha questa clamp, guardate la puntata in cui faccio la comparativa dell'alloggiamento dello smartphone per vedere quanto si allarga questa clamp con doppio sistema di molla elastica. E devo dirvi, intanto che inizio ad aggiungere pesi, che è l'unico che ha il selfie mode, quindi se volete registrarvi in selfie mode non siete costretti ad utilizzare la camera selfie, che ha una risoluzione di solito peggiore della camera posteriore. Quindi a me questa cosa piace tantissimo, oltre ai LED che vi fanno capire chiaramente se siete in modalità panfollo, lock mode, POV. Ero abbastanza soddisfatto e fiducioso che questo fosse il mio re nella prova del contrappeso sbilanciato, ma niente, 4 pesi, vibra un po'. però regge. Ma io comunque gli ho dato fiducia e ho aggiunto un altro peso, quindi arriviamo a 55 grammi e sembra resistere, e aggiungo un altro peso, 66 grammi di sbilanciamento. Che non riesce a reggere. E niente, anche lui, una volta che abbiamo sovraccaricato il motore, questa è la prova vera, il motore è sovraccaricato, per esempio un movimento, sembra che all'inizio ce la faccia, ha fatto un movimento sbagliato, fa fatica il motore, bisogna togliere dell'altro peso, quindi anche lui è certificato per 4 pesi, quindi 44 grammi di sbilanciamento, non male però, no? Anche perché guardate com'è piccolo. E ora vediamo il nostro re, cioè lo stabilizzatore con i motori più potenti. Attention, introducing the most powerful gimbal. E il Power Vision S1 è stato di sicuro lo stabilizzatore per smartphone più innovativo e geniale del 2021. La possibilità di ridursi alla dimensione di un power bank, perché in effetti è un power bank che ricarica wireless il vostro iPhone. Ha un po' peculiare il sistema di apertura e di chiusura perché non è così immediato.
Bisogna aprire lo sportellino, stendere il braccio, ruotare i due motori nella direzione giusta e non è così intuitivo. È lo stabilizzatore più innovativo del 2021, non c'è niente da fare. È pensato solo per gli iPhone ed ero molto curioso di capire quanto reggesse uno sbilanciamento, perché fondamentalmente lui si aggancia al centro del telefono, quindi se avete un iPhone con una lente che pesa magari 40-50 grammi perché è di vetro, deve avere dei motori potenti per poterla reggere. E ragazzi, mentre noi parliamo siamo arrivati a 55 grammi di sbilanciamento. Si accende la spia, caratteristica comunque interessante che questi stabilizzatori ci indicano visivamente che c'è qualcosa che non va, no? Così ci possiamo regolare, ma comunque sta stabilizzando ragazzi, 55 grammi di sbilanciamento. Però ragazzi, pazzesco, va avanti, cioè mostruoso. Sta piegando. Facciamo la prova, ce la farà con 66? E niente, 66 grammi sono un po' il limite inferiore che nessuno stabilizzatore per smartphone riesce a sopportare, per un peso sbilanciato ovviamente. E anche il Power Vision S1, una volta che avete sovraccaricato i motori di stabilizzazione con uno smartphone grande e pesante, fa un po' fatica, ma comunque lui riesce a reggere i 5 contrappesi sbilanciati dopo che è stato sovraccaricato. Regge ovviamente bene 4 pesi come sbilanciamento, ma finora mi viene da dire che è il migliore, quindi miglior stabilizzatore per iPhone come potenza dei motori, quindi anche un iPhone Pro Max, un iPhone 12 Pro Max, un iPhone 13 Pro Max, Power Vision S1 li stabilizzerà bene, eventualmente anche con una lente in vetro. Power Vision S1 è la scelta professionale per chi deve registrare con il proprio iPhone, anche con delle lenti pesanti. Va bene, spero di avervi divertiti e interessati, di avervi fatto capire qualcosa di più su quale stabilizzatore può reggere dei telefoni grandi, e per sapere quale stabilizzatore ha la clamp che non li fa cadere per terra mentre voi state registrando vi lascio e vi lancio alla prossima puntata in cui vedremo se gli stabilizzatori accettano anche il smartphone con case, perché io non registro mai senza il case sul mio smartphone. Se vi è piaciuto lasciatemi un like, questa volta ci ho messo 3 settimane a fare questo video. Alla prossima! Marco.